Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le tendenze energetiche predestinate per il mese di dicembre 2025. Ok. Abbiamo la carta del matto. Amici del Sagittario, può essere un periodo di nuovi inizi, nuove avventure. Diciamo che quando c'è la carta del matto è perché vi invitano un po' a fare il salto di fede. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente e il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, sono tre, uno è un corso base di metafisica, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e in questo periodo sto pubblicando un corso base di numerologia. Sempre nella descrizione trovate anche la presentazione ai corsi di livello intermedio di tarocchi intuitivi, uno live che parte a gennaio e l'altro è un video registrato. Diciamo che il video è per chi si vuole approcciare al mondo della cartomanzia, però comunque è diciamo un corso di livello intermedio anche quello. Comunque ragazzi trovate tutto sotto nella descrizione. Bene, andiamo a vedere. Ok, partiamo con un 6 di coppe, 5 di pentacoli, regina di bastoni, 9 di bastoni, asso di pentacoli, la luna, un 7 di spade e un 2 di coppe. Dunque ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire quali sono i movimenti del mese, quelli più importanti. Potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro, quindi slegati. In un secondo momento poi andiamo a vedere i vari settori, quindi il lavoro, l'economia, l'amore, famiglia, un po' tutto. Allora, partiamo da questo 6 di coppe. Ah, per chi volesse le letture del 2026, per chi volesse dargli già uno sguardo, sono già online e le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale e stagionale. Allora, abbiamo un 5 di bastoni e un mago. Io credo che qui qualcuno voglia iniziare. Potrebbe essere un progetto, potrebbe essere una relazione. Diciamo che con questo mago c'è come una spinta in avanti. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Mm. 2 di bastoni e 3 di coppe. Il 5 di pentacoli, ragazzi, di solito è una carta che indica una sorta di vuoto, una sorta di carenza. Io credo che qualcuno abbia un sogno che possa iniziare a manifestare questo sogno con la carta del mago, però è come se ci fosse ancora qualche cosa che manca. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Papa. Questa è voluta venire via, la lascio qui. E fante di pentacoli.
Potrebbe esserci qualche ufficializzazione effettivamente con questo Papa, però per molte persone si tratta di una guida che potrebbe entrare a dicembre del 2025. C'è come qualche cosa di nuovo, abbiamo un mago, abbiamo un asso di bastoni, abbiamo un fante di pentacoli che è proprio... sì, secondo me potrebbe esserci un nuovo percorso di studi, o il fare affidamento ad una guida, a un consulente, a qualcuno che ne sa più di voi. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Abbiamo un 8 di spade e il sole, quindi è come se ci fosse un qualche cosa, mi viene da dire, che non vi lascia tranquilli. Tenete presente che quando c'è l'8 di spade è l'autoboicottaggio, quindi è il nostro sistema di pensieri che crea una certa visione della realtà. Tenete presente che anche qui avete la luna, adesso ci arriviamo, però potrebbe esserci come una visione parziale di una certa realtà. Andiamo a vedere l'asso. Avete tanti assi, avete il mago, avete il matto. Andiamo a vedere questo asso. Otto di coppe, 10 di spade e eremita. È come se qualcuno non se ne volesse andare da un posto, come se non si volesse chiudere un certo tipo di percorso. Andiamo a vedere la luna. Fante di bastoni e ruota della fortuna. Ragazzi, qui tra la ruota della fortuna e l'asso di pentacoli potrebbero arrivare delle sorprese, dei doni inaspettati, potrebbero esserci come delle occasioni fortunate. Andiamo a vedere il 7 di spade. Sei di pentacoli e re di pentacoli. Qui ho come l'idea che ci sia un disequilibrio con questo 6 di pentacoli. Ho come la sensazione che siete voi che dovete andare verso gli altri in questo mese. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Imperatrice e asso di coppe, un altro asso, ragazzi. 1, 2, 3. Avete 3 assi, un matto, il mago e la ruota della fortuna. Dimentico niente? No. Quindi, e poi in più la carta principale è un mago, un matto. Quindi, ragazzi, secondo me qualche cosa di nuovo qui potrebbe proprio iniziare. Diciamo che secondo me è più una questione pratica, concreta, però ognuno di voi adatti la lettura alla propria realtà, sapete che siete tanti. Adesso andiamo a vedere settore per settore. Allora, diciamo che vi sento con tanta voglia di fare. Probabilmente qualcuno ha un sogno o con questo 6 di coppia iniziale potrebbe essere una relazione romantica, un certo tipo di romanticismo nei confronti magari della vita o di una persona in particolare. Ehm, Partiamo dal lavoro. Allora, se siete disoccupati, ragazzi, secondo me ci sono grandi probabilità che possano offrirvi qualche tipo di lavoro nel mese di dicembre.
mm, per qualcuno potrebbe avere a che vedere con una sostituzione temporanea nel mondo dell'insegnamento, vi dico, per qualcuno potrebbe proprio essere o il fare da cicerone o accompagnare certe persone nel loro percorso di crescita, cioè vi sento come se foste delle guide, dei maestri. Quindi può essere che abbiate un certo tipo di esperienza in un settore particolare e che un'azienda vi assuma proprio grazie alla vostra esperienza. Credo anche che secondo me lo stipendio potrebbe essere buono, però ci arriviamo poi dopo con la parte economica. Per chi fosse occupato, allora, c'è comunque un nuovo inizio, ragazzi. Può essere che vi lascino, diciamo, gestirvi il lavoro. Sento come se per qualcuno potrebbe proprio arrivare come un'offerta di un aumento, di responsabilità, potrebbero offrirvi il livello superiore o un livello parallelo in un altro reparto, per esempio in un altro settore, in un'altra zona. È come se ci fosse una maggior autonomia per voi nel mondo del lavoro, per voi che siete dipendenti, intendo. Ehm, Se state aspettando una promozione, ecco, secondo me siamo lì lì. Probabilmente non arriverà ancora a dicembre, però può essere che a gennaio sì, però dicembre potrebbe essere un buon mese per contrattare i dettagli di questo cambio. Per le persone che sono autonome, allora io vi dico, secondo me ragazzi qui è come se iniziaste a mettere a terra un sogno che avete da tanto tempo. Può essere che qualcuno non abbia le risorse, può essere che qualcuno non abbia tutte le conoscenze, però vi dico, si termina con un 2 di coppe e un asso di coppe. Qui io ho come la sensazione che riuscirete a trovare una persona ideale per mettere in piedi i vostri progetti. Potrebbe essere qualcuno che vi aiuta, potrebbe essere qualcuno di parallelo a voi, un collaboratore, un consulente. Non sento tanto i dipendenti in questo senso. Quindi c'è come un nuovo inizio con qualche accordo al fine di iniziare qualche cosa di nuovo, cioè è come una nuova collaborazione per poter iniziare questo nuovo progetto di cui ci parlano il mago, l'asso di coppe, l'asso di bastoni, scusate, l'asso di denari, l'asso di bastoni, l'asso di coppe e il matto. E sento che, ragazzi, può essere un qualche cosa che effettivamente porta i suoi vantaggi, devo dire. Per quello che riguarda la parte economica, allora avete un asso di pentacoli, una ruota della fortuna. Sì, è vero, c'è anche un 5 di pentacoli lì. Però io ho come la sensazione che nel mese di dicembre potrebbero arrivare delle grosse sorprese, potrebbero esserci come dei soldi extra. Potreste effettivamente vincere dei soldi con la ruota della fortuna. Tenete presente che sono due carte che parlano anche di eredità, quindi potrebbero come arrivare dei soldi inaspettati, delle eredità, potrebbero essere ehm, i premi di fine anno, perché quando c'è la ruota della fortuna, ma anche quando c'è l'asso di pentacoli, quando ci sono queste due carte qui si parla di soldi che arrivano una tantum, sono tanti ma sono una volta sola, quindi per qualcuno potrà far riferimento magari alla tredicesima, per qualcun altro i premi in produzione, per qualcun altro sono dei soldi in più che non ci si aspetta, come vi dicevo, potrebbero essere vincite, eredità e quindi buon ingresso di denaro. L'unica cosa che mi verrebbe da dire
e di fare attenzione a come li spendete. Perché, soprattutto se avete questo nuovo progetto in testa, potrebbe essere necessario questo gruzzoletto per reinvestire in questo progetto per farlo partire. Però comunque soldi ne arrivano e anche in abbondanza, secondo me. Se non sono soldi, sono grandi opportunità di fare soldi. Se per caso avete degli investimenti attivi, devo dire che ci sarà, soprattutto se sono molto molto vecchi, ci sarà come un giro di boa. Cioè, non lo so, avete delle azioni da 10 anni, ecco, lì è come se se ci fosse un cambio inaspettato. Quindi se non vi hanno mai reso, adesso renderanno, e se vi hanno sempre reso, adesso inizieranno a non rendere più tanto. Ok? Parliamo di sentimenti e relazioni. Parliamo prima di coppie, cioè di questioni amorose. Allora, se siete single ragazzi con questo matto, secondo me qualche nuova relazione inizia. Ci sono come tutti i presupposti. Diciamo che il posto migliore per conoscere questa persona potrebbe essere il mercato, potrebbe essere la palestra, potrebbe essere in un negozio dove ci sono degli scambi commerciali, mi verrebbe da dire. Ehm, Potrebbe anche essere in un ristorante, eh? Comunque, devo dire che non sarete proprio, diciamo così, entusiasti all'inizio di questa conoscenza, sarete parecchio titubanti. Ci sono varie carte qua che dicono che potreste iniziare anche il mese un pochettino sottotono. Vi dirò, o sì le cose sbocceranno, cioè si termina con un asso di coppe, un due di coppe, quindi non è che avete molto scampo. Vi dico, non vi convincerà subito questa persona, ci metterà un po', però vedendo come finiscono le carte, secondo me entro il mese di dicembre non sarete più single. O magari sarete single, ma con qualcuno che vi ronza intorno. Mm? Il potenziale qui di una relazione in equilibrio è molto molto forte. E poi appunto avete anche questo matto che è proprio l'inizio di un'avventura, quindi può essere che la cosa inizi un po' così per gioco, però secondo me poi diventa qualcosa di più. Per le persone che sono in coppia invece, ah, ci sono come dei temi da regolarizzare, secondo me, soprattutto se avete figli. Non importa che siano i figli di tutte e due, possono essere figli di uno o di lei o di lui, non importa, però è come se ci fossero delle cose da sistemare, da appianare, da regolarizzare in questo senso. Vi dirò, per qualcuno di voi potrebbe esserci come una tentazione fuori dalla coppia. Mm, non sento che andrete a compimento di questa cosa, però ho l'idea che la tentazione potrebbe effettivamente essere molto forte. Per le persone che sono in una relazione più o meno piuttosto che clandestina, sento che per voi si arriverà come al livello successivo della relazione. Cioè, se prima poteva essere un sogno, poteva essere un gioco, poteva essere un qualche cosa che dicevate, ma sì, ci vediamo così, cioè mai più speravate che potesse diventare una cosa un po' più seria, con questo gruppo di carte finali, secondo me sì, perlomeno si può iniziare un certo tipo di discorso. ehm, non fatevi incastrare dalla parola fidanzati, mi viene da dire, perché se state frequentando una persona che è già impegnata,
voi non potete essere i fidanzati o le fidanzate di questa persona, perché ho sentito anche questo. Sarete amici, amici con interessi, trombamici, ditelo come volete. Eh, Però sì, qualche cosa di bello potrebbe iniziare anche per voi. Non sento che diventi tanto concreto nel mese di dicembre, è più come un parlare del passo successivo, secondo me. Ok, per quello che riguarda invece la famiglia, nel caso qualcuno avesse una famiglia, allora qui potrebbe esserci qualche festa, qualche battesimo, qualche nascita, qualche matrimonio, qualche laurea. Cioè io ho come la sensazione che nel mese di dicembre potrebbe esserci come una festa, che potrebbero anche essere le feste natalizie, fondamentalmente, però come l'idea che sarete voi i leganti di questa festa, di questo ritrovarsi tutti insieme. Sarete un po' voi l'anima della festa. Per quello che riguarda la vostra crescita personale e spirituale, attenzione perché avete qui la luna e un 7 di spade, un 8 di spade e un 9 di bastoni. Quello che mi viene da dire è che c'è una parte della realtà che non vedete o che non state considerando. Io credo che qui si tratti di concretizzare questo sogno, queste idee di cui ci parla il 6 di coppe, potrebbe anche essere una relazione di lunga data per qualcuno che è sempre rimasto un po' lì così e adesso c'è bisogno di portarla a terra. Però io ho anche la sensazione che potreste non essere completamente onesti con voi stessi sull'equilibrio della relazione. Cioè, nonostante ci sia questo asso di coppe, questo due di coppe, il punto di incontro, un nuovo inizio, l'innamoramento, tutto bello, però è come se non vi rendeste conto che effettivamente siete di più voi a dare rispetto all'altra persona. Agli altri in generale, perché qui non è solo una questione di relazioni romantiche, ma è proprio voi in relazione agli altri. Quindi tirate un pochettino i remi in barca, cominciate a farvi un po' di più i fatti vostri, mi verrebbe da dire. Cercate più autonomia, più indipendenza. Qui avete la carta dell'eremita, è come se doveste iniziare a guardare per voi stessi. Fate gli egoisti. Mm? E nel caso aveste figli, perché il matto fa anche riferimento a dei figli, ho la sensazione che dobbiate un po' lasciarli andare, cioè nel senso fidarvi un po' più di loro, cercare di togliervi certe aspettative, cioè ognuno di noi ha la propria vita e loro probabilmente devono passare di lì, devono fare certe esperienze perché la loro anima evolva. Se i figli li state cercando, allora può essere un buon mese per portare a galla questo discorso. Ehm, Secondo me un po' meno per concepire, però verso fine mese lo vedo un po' più, diciamo, propenso al concepimento piuttosto che inizio mese. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Carta numero 7. Qui vi invitano un pochettino a prendervi cura di voi con dei rimedi naturali. Parlano di rigenerazione. Io sento tanto l'alimentazione, cioè è come se avessi bisogno di curare un pochettino di più l'alimentazione in questo mese di dicembre, soprattutto perché ragazzi poi con le feste di Natale si sfora di prepotenza e quindi è meglio tenersi un pochettino inizio mese, ecco. Potrebbe anche consigliarvi, siccome
parla di erbe, di curarsi con le erbe, di piante medicinali. Potrebbe essere utile per voi in questo mese scoprire degli infusi, delle tisane, potrebbe essere un qualche cosa per detossificare il fegato, per esempio. Mm? Andiamo a vedere un altro oracolo. Questo è un oracolo di mantra che potremmo dire durante la giornata. Accettazione. Ok, oggi mi apro, permetto e accetto ogni emozione. Quindi si tratta di viversi le emozioni che state provando, di non nasconderle, di non reprimerle. Qui effettivamente avete un 7 di spade, qui c'è la luna. La luna parla di quello di cui abbiamo paura, dei nostri timori, di quello che ci blocca, delle proiezioni, dei dubbi che possiamo avere. Andiamo a vedere una fatina. Ok, jolly. Questa fatina ha la bacchetta magica, quindi in un certo senso mi viene da dire che, o meglio, è una chiave. Sì, è una chiave. Come se aveste la chiave o la bacchetta magica, come volete, per fare quello che volete. Questa carta qua, il Jolly, è come se vi desse un potenziale infinito. Ma difatti, ragazzi, avete tanti assi, vi manca solo più l'asso di spade, poi avete 3 assi, un matto e un mago. Quindi, e c'è anche la ruota della fortuna, tra le altre cose. Quindi voglio dire, c'è come la possibilità di cambiare a 360 gradi, la possibilità di fare il salto, la possibilità di provare qualche cosa di nuovo. Mm? Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale date like, mettete hype, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonati, anche lì tratto le credenze limitanti divise per settore, in più ci sono temi di metafisica, di metamedicina, si parla della psicosomatica delle malattie, ci sono delle meditazioni per pulire il campo energetico, per proteggervi, si parla di astrale, si parla di larve energetiche, si parla di kundalini, di sbloccare il terzo occhio, insomma c'è un po' tutto, diciamo, il corredo per poter andare avanti, proseguire, crescere a livello di spiritualità. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nel playlist con le copertine lilla così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!